Ciao a tutti! Oggi vi propongo la ricetta di una squisita e deliziosa torta al cioccolato e caffè. L'elenco completo degli ingredienti lo troverete nella descrizione sotto il video. Come prima cosa ho foderato il fondo di una tortiera di 26 cm di diametro con della carta forno. I bordi li ho lasciati puliti. Prepariamo la base della torta. In una ciotola comincio a montare gli albumi. Quando hanno raddoppiato il volume, inizio ad aggiungere un po' alla volta la metà della quantità totale dello zucchero. Continuo a montare finché ottengo una neve quasi ferma. Questa è la consistenza giusta. L'albume d'uovo deve rimanere ancora leggermente morbido. Nella ciotola con i tuorli aggiungo un pizzico di sale e comincio a montare. Dopo circa un minuto aggiungo la quantità restante di zucchero. Ogni tanto raccolgo i tuorli dal bordo della ciotolina. Aumento la velocità e continuo a montare finché otterrò una schiuma abbastanza densa da lasciare le tracce in superficie per qualche secondo. Nel caffè solubile verso un po' di acqua bollente e mescolo bene per farlo sciogliere. In una ciotola setaccio insieme gli ingredienti secchi, la farina, il cacao amaro in polvere e l'amido di mais. Mescolo per amalgamare bene tutti gli ingredienti. Ho pronti gli albumi ed i tuorli montati, gli ingredienti secchi, il caffè ed il burro fuso e raffreddato a temperatura ambiente. Alternando aggiungo nei tuorli l'albume montato a neve e gli ingredienti secchi. Non utilizzo più la frusta elettrica, ma amalgamo tutto a mano per non smontare l'impasto. Mescolo con delicatezza dal basso verso l'alto e dai bordi verso il centro. Prendo in una ciotolina un po' di impasto nel quale incorporo il burro ed il caffè. Questo procedimento l'ho fatto per non smontare l'impasto principale. Aggiungo il composto ottenuto all'impasto. Abbiamo ottenuto un impasto cremoso, soffice, lucido e molto areggiato. Quando si sono amalgamati bene tutti gli ingredienti, verso l'impasto nella teglia preparata in precedenza. Giro un po' la teglia e la scuoto per far fuoriuscire le bolle d'aria.
Metto nel forno preriscaldato a 175 gradi per circa 45 minuti. Mentre la torta cuoce nel forno, preparo la bagna al liquore. In un pentolino verso l'acqua, aggiungo lo zucchero e metto il tutto a scaldare sul fornello. Porto all'ebollizione mescolando di tanto in tanto per far sciogliere lo zucchero. Quando cominci a bollire, aggiungo il caffè solubile. Mescolo bene per far sciogliere anche il caffè e lascio bollire per 5 minuti. Dopodiché tolgo dal fuoco e trasferisco lo sciroppo in un contenitore lasciandolo raffreddare. Trascorso il tempo necessario, estraggo la torta dal forno per fare la prova dello stecchino. Se lo stecchino viene fuori pulito ed asciutto dal centro della torta, vuol dire che è pronta. Capovolgo la torta su una gratella e la lascio raffreddare completamente. Inizio a preparare la mousse al cioccolato. In un pentolino metto la panna a scaldare sul fuoco. Aggiungo metà della quantità totale dello zucchero. Mescolo di tanto in tanto per farlo sciogliere. Nella ciotolina con i tuorli d'uovo metto un pizzico di sale e sbatto un po' con la frusta. Aggiungo lo zucchero e mescolo bene senza montare i tuorli. Quando la panna è arrivata all'ebollizione, aggiungo una piccola quantità ai tuorli d'uovo. Mescolo bene, dopodiché verso il composto di tuorli nella panna bollente. Da questo momento tengo il fuoco basso e mescolo senza mai smettere finché si addenserà la crema. Quando noto che la crema si è leggermente addensata e comincia a fare le prime bollicine in superficie, aggiungo il cioccolato fondente spezzettato. Mescolo bene per farlo sciogliere. A questo punto trasferisco la crema in una ciotola. Copro con della pellicola a contatto con la crema per non far fare la crosticina in superficie e la lascio raffreddare bene. Riprendo la base della torta, passo lungo i bordi con un coltello per staccarla bene. Divido la base della torta a metà. Questa è la torta all'interno. Vedete che è molto soffice e ben areggiata. Tolgo la parte superiore per raddrizzare la superficie della torta. La metto da parte e finisco di preparare la crema. Prendo la panna molto fredda dal frigorifero e la monto a neve quasi ferma. Ammorbidisco un po' con il frullatore la crema al cioccolato.
Aggiungo una piccola quantità di panna per darle una consistenza più morbida. Comincio ad aggiungere a cucchiaiate la crema alla panna montata. Mescolo con attenzione dal basso verso l'alto per non smontare la panna. Finisco di preparare la bagna per la torta. Nello sciroppo preparato in precedenza aggiungo il liquore al caffè. Questo ingrediente è opzionale, se non lo gradite lo potete omettere. Comincio a assemblare la torta. Su un piatto da portata metto un po' di crema, che servirà per far aderire bene la base della torta. Appoggio il primo disco e verso sulla superficie quasi metà della bagna al caffè. Metto intorno alla base il cerchio apribile e lo fodero con dei fogli di acetato che mi aiuteranno a sostenere la torta e a darle la forma giusta. Verso metà della crema sul primo strato. Livello bene la superficie con il dorso di un cucchiaio e con una palettina. Appoggio il secondo strato. Premo bene per farlo aderire alla mousse. Bagno la superficie con lo sciroppo al caffè e aspetto qualche minuto per farlo assorbire. Metto sopra la crema rimasta, lasciando da parte un po' per il decoro. Livello la superficie con la paletta. Copro la torta con la pellicola e la metto in frigorifero per 3-4 ore a rassodare bene. Trascorso il tempo necessario, riprendo la torta dal frigorifero, tolgo il cerchio apribile e le strisce di acetato. In una ciotolina ho preparato in precedenza il cioccolato fondente spezzettato, nel quale aggiungo il burro e un cucchiaio di miele. Verso sopra la panna fresca bollente. Mescolo bene per far sciogliere il burro ed il cioccolato. Verso sopra la torta la glassa preparata. La stendo bene per coprire tutta la superficie. Con un pezzettino di carta da cucina pulisco i bordi del piatto. Per decorarla applico sul bordo dei piccoli ciuffetti di crema.
metto sopra dei chicchi di caffè. La nostra deliziosa torta al cioccolato e caffè è pronta. È morbida e soffice, con un intenso profumo di caffè e un gusto squisito di cioccolato. Provate a farlo anche voi e condividete i vostri risultati sul nostro profilo Facebook o Instagram.